Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. La scoperta della vera storia della Russia è iniziata e nell'episodio precedente abbiamo chiarito e compreso ciò che raccontano i capitoli iniziali del cronista russo. Due tribù, Sloven e Rus, decisero di trovare nuove terre da abitare e si diressero in direzione del lago che ribattezzarono Irmer, sotto il quale su una delle foci scorreva un fiume che chiamarono Mutnaya, ribattezzato successivamente Volkhov, il Volga. Fu qui che costruirono la prima città, la vera madre delle città russe, e cioè Slovensk la Grande, che prende nome dal capo della tribù, e cioè Sloven. Ecco cosa ci dice il cronista a proposito. E costruirono una città lungo il grande fiume Volkhov, nel luogo dove ora sorge Novgorod, a una distanza di 1,5 miglia dalla foce del grande lago Irmer, e la chiamarono col nome del loro principe Slovensk la Grande. E da quel momento in poi i nuovi arrivati sciiti iniziarono ad essere chiamati slavi e un certo fiume che scorreva nel lago Irmer si chiamava Scelonia, dal nome della moglie di Sloven, Scelonia. Dopo il nome del figlio più giovane di Slovenov, Volkovets, chiamarono Volkovs il canale che scorre dal grande fiume Volkhov e vi sfocia di nuovo, ma Volkhov aveva un figlio di nome Zilotug e questo canale fu ribattezzato Zilutug, poiché lì annegò da bambino. Quindi, come abbiamo detto, dopo aver raggiunto il lago Irmer, il fratello maggiore Sloven, con i suoi parenti e subordinati, si stabilì su un fiume chiamato Mutnaya, poi ribattezzato Volkhov, il Volga. Quindi la Russia nacque sul Volga. Le acque del Volga nelle vicinanze di Jaroslav e Kostroma sono davvero torbide ed in alcuni punti, a causa del fondo sabbioso, l'acqua del Volga diventa gialla fangosa al vento ed è per questo che il fiume venne chiamato Volkhov, Volga, cioè fiume fangoso. Una volta stabilitisi in questi luoghi, gli sloveni costruirono la città di Slovensk la Grande, a valle del Volga, nel luogo dove sarebbe poi sorta Veliki Novgorod, a distanza di 1,5 miglia dalla foce del grande lago Irmer. Slovensk la Grande è la città oggi chiamata Kostroma e gli interessanti scavi archeologici condotti nella regione di Kostroma e nelle vicinanze confermano che questa città e questa regione sono situate al centro delle terre originariamente sviluppate in questi luoghi. Ecco cosa scrivono gli archeologi. La data esatta dell'emergere di Kostroma non è registrata nelle fonti scritte. L'ipotesi di Tatiscev è che Kostroma fu fondata da Yuri Dolgoruki nel 1152. La nuova città, secondo i dati archeologici, si trovava sulla riva alta e sinistra del fiume Volga, vicino alla foce del fiume Sula. Come sappiamo, l'anno 1152 corrisponde alla nuova datazione della nascita di Cristo secondo la nuova cronologia e Yuri Dolgoruki sarebbe la controparte russa di Isacco Comneno, padre di Andronico Comneno e quindi il Giuseppe Evangelico, il padre di Cristo, che si recò da Zargrad sul Bosforo proprio nel principato di Galic-Kostroma, e cioè la Galilea evangelica. Fu qui che sposò la principessa russa di Galilea, Maria, che si riflesse nelle cronache come Elena di Costantinopoli, Anna, figlia del Canaepa, Maria Mikhailovna, moglie di Vasilico Konstantinovich, altro riflesso dello stesso Isacco Comneno. Kostroma quindi era al centro del territorio di recente sviluppo della regione del Volga, i cui confini sono delimitati dai tumuli di Kostroma. Questi tumuli, all'apparenza insignificanti, ci dicono in realtà molte cose interessanti sul passato di questo luogo che può risalire fino al XII secolo d.C. La storia archeologica sul territorio dell'attuale regione di Kostroma risale a più di 150 anni fa. Vennero fatti molti scavi. I primi risalgono agli anni 1880-1882 ed in quelli successivi vennero scavati 182 tumuli e nel 1892-1899 addirittura 950. Peccato però che questi scavi erano lungi dall'essere perfetti. Gli scavi si rivelarono essere stati condotti in modo barbaro e per nulla scientifico. Il loro scopo era quello di distruggere le tracce dell'antica storia russa. Prima di tutto questi tumuli vennero distrutti nelle regioni di Vladimir, Kostroma e Jaroslav, comprese le strutture che vengono chiamate erroneamente donne polovsiane, vennero distrutte. Oltre ai tumuli vennero esplorati altri monumenti archeologici nella regione di Kostroma, come i tanti insediamenti presenti. Vennero rinvenuti molti oggetti ritenuti essere di natura funeraria, pagani, ma che da un'attenta analisi si rivelano essere palesemente cristiani.
Questi sono i disegni che ritraggono gli oggetti funerari. Oltre a questi oggetti ne sono stati rinvenuti altri, di bronzo, ritrovati nel 1836, vicino al villaggio Turuvskoye sul lago Galic. A volte vengono chiamati anche il tesoro di Galic. Come al solito, questi oggetti vengono considerati essere a scopo di culto, risalenti al XIII secolo a.C., e si possono vedere figure di uomini, divinità solare e lunare, figurine di lucertole, braccialetti, un'ascia, un pugnale e alcuni coltelli. Dando un'occhiata migliore a questi idoli, che vengono ritenuti esseri di natura pagana, possiamo notare dietro le loro teste 3 raggi, che ricordano molto quelli della croce cristiana che si possono trovare nelle icone di Gesù. Possibile quindi che in realtà ci troviamo di fronte ad idoli palesemente cristiani? Se fosse così non ci troveremmo davanti a degli idoli, ma delle vere e proprie icone cristiane dei lontani antenati slavi che vivevano in quelle regioni, non chissà quante migliaia di anni fa, ma in tempi molto più recenti, nel XII secolo. In quest'altro idolo invece vediamo qualcosa di diverso. Dietro le sue spalle sembra esserci qualcosa come delle ali ed i suoi capelli sono ritti, oppure potremmo trovarci di fronte ad un'altra rappresentazione dei raggi solari, chissà. Giovanni Battista a volte veniva rappresentato su delle icone come un angelo, come apprendiamo dalle parole dell'Evangelista Marco che paragonò Giovanni Battista ad un angelo. Ecco, io mando davanti a te il mio angelo, che ti prepara la via davanti a te. Era Giovanni che battezzava nel deserto. Entrambe le figure hanno le mani davanti a sé, unite sul ventre, come possiamo vedere sulle famose sculture conosciute come donne polovsiane, che tengono le mani giunte sull'addome, premendo qualche oggetto come una ciotola sullo stomaco. Forse indicava il modo per ricevere una benedizione o per pregare. Guardando oggi sulla mappa, la posizione di Kostroma combacia perfettamente con quella descritta nel cronista russo. È presente il lago che sfocia nel Volga, situazione davvero insolita per i laghi, poiché di solito sono i fiumi a sfociare nei laghi. Comunque sopra Kostroma è possibile scorgere la baia di Kostroma, formata da tanti laghi interconnessi tra di loro, fino a formare una vasta distesa d'acqua che si apre nel Volga attraverso un canale. Il famoso lago Irmer, quindi, è l'odierna baia di Kostroma, dove fu eretta la nuova città, Novgorod, Slovensk la Grande, e come dice il cronista russo, da quel momento in poi i nuovi arrivati nella Scizia iniziarono ad essere chiamati slavi. Questa fu la madre di tutte le città russe, la prima capitale, e dove iniziò la propria storia la Rus, e non la Kiev nell'odierna Ucraina. Come abbiamo visto poi, queste zone sono connesse perfettamente con tutto ciò che sappiamo su Cristo, e cioè Andronico I Comneno ed i legami con queste terre. Tutto questo percorso ci aiuterà ad integrare parallelamente ciò che abbiamo visto analizzando la figura di Andronico, andando a scoprire la storia della Rus al tempo dell'allora impero romeo del XII secolo, di cui era una provincia seppur molto importante e quasi autonoma a livello politico. Da qui si possono far risalire le origini della famiglia evangelica reale di Maria e Giuseppe e dove trascorse l'infanzia Gesù, e cioè Andronico. Queste informazioni le attingiamo dalle cronache russe e da testi apocrifi. Nel protovangelo di Giacomo, ad esempio, possiamo conoscere l'infanzia di Maria, figlia di Gioacchino, uomo estremamente ricco che ha conosciuto nelle cronache russe come Canaepa, oppure re Gostomisl. Quindi Maria era figlia di un uomo ricco, il re di quelle regioni, e venne presa in sposa da Yuri Dolgoruki, riflesso nelle cronache russe di Isacco Comneno, e il protovangelo di Giacomo ci racconta di questo matrimonio. Questa regione quindi potrebbe essere la famosa Galilea evangelica, ma vedremo tutto questo nei prossimi video. Per il momento voglio ringraziarvi per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi azionando la campanella per non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!